Ciao a tutti, sono Andrea Rossi, product sponsor Multistrada e Desert X e collaudatore soprattutto per la famiglia Multistrada. Oggi siamo a Bologna, Borgo Panigale, in Ducati, e vi vorrei raccontare come nasce una moto, nello specifico una Multistrada V4, con storie e aneddoti. Venite con me. Vi siete mai chiesti quanto lavoro c'è su ogni singola componente di una moto? O come funzionano i test di affidabilità che facciamo? Ecco, oggi cercherò di spiegarvelo anche con storie e aneddoti divertenti e mi farò aiutare da 3 colleghi: Alessandro Valia, official tester collaudatore Ducati, Carlo che gestisce il parco Motoflotta e Marco, ingegnere di sviluppo della famiglia Multistrada. Siamo in una nuova area dell'azienda che noi chiamiamo BS02, qui avviene la vestizione finale, la verniciatura e altri processi. Ma ora è giunto il momento di fare 2 chiacchiere con i miei colleghi che sono anche dei grandi appassionati motociclisti. Ciao Ale. Ciao Andrea. Ciao. Mi presento, per chi non lo conoscesse, Alessandro Valia, official tester, lavora nello sviluppo di tutta la gamma Ducati. Ale, questa sappiamo è una moto straordinaria, vorrei parlare con te del tema per esempio della guidabilità, perché abbiamo scelto per esempio la ruota 19. Diciamo che la ruota 19 è un must per questo genere di veicoli e quindi abbiamo deciso di dotare anche la Multistrada V4 di questa misura. E, come sappiamo, diciamo, è molto intuitivo e la ruota più grande ci permette di sorpassare e superare gli ostacoli in maniera più agevole. Ma questo ha, diciamo, modificato di tanto quello che è la dinamica del veicolo, su cui noi abbiamo lavorato agendo sulle quote ciclistiche, sugli effetti del motore controrotante, in modo da rendere la guida molto facile, intuitiva e soprattutto molto rotonda. Quindi volevamo che la nostra moto fosse precisa, sì, sportiva quando serve, ma molto rilassante e molto gradevole da usare. Certo. Sono super d'accordo, infatti il lavoro che tutti i collaudatori fanno, Ale fa, e quando la moto è in fase di sviluppo ci sono quote ciclistiche regolabili, porcellone allungabile, accorciabile, avancorsa, è tutta un'alchimia, come ti piace dire, di geometrie per avere questo risultato che secondo me è ottimale. Questa moto tiene la linea molto bene anche dove l'asfalto non è perfetto, quindi vuol dire piacere di guida anche lì, e oggi trovare strade perfette non è così facile, quindi è un grosso plus. Altro tema, le borse basculanti che ci servono a aumentare la sicurezza per la stabilità alle alte velocità, vero? Esatto. E abbiamo lavorato su questa tecnologia per poter garantire grande stabilità alla moto anche nelle accelerazioni che il nostro motore può garantire. Quindi qui è importante capire qual è l'effetto che vogliamo andare a curare, tra virgolette, che è sull'accelerazione il moto di weave del veicolo, quindi questa oscillazione di tutto il veicolo. Quindi noi andiamo a piazzare un peso all'estremità del veicolo, del sistema, in modo da lavorare in controfase con quelli che sono i movimenti di tutta la cassa del veicolo, e questo ci permette di stabilizzare la moto in ogni condizione. E su questo è stato fatto un grande lavoro, perché vedete che queste borse si muovono ma nella guida normale non si devono sentire. Quindi abbiamo lavorato per garantire un movimento lento e naturale delle borse, appunto su delle slitte che strisciano una sull'altra, garantendo appunto una non sensitività da parte del movimento. Tanti test anche in questo caso, alta velocità chiaramente in circuiti chiusi, con tante soluzioni diverse per avere sì questo effetto positivo, ma anche l'altro effetto positivo di, come diceva Ale, di non sentirle durante la guida sportiva. Quindi tanta attenzione, tante ore di test anche qua. Altro tema molto interessante che io adoro è quello delle sospensioni elettroniche, perché magari è un tema non a tutti così chiaro quanto è il potenziale di una sospensione elettronica, quanto si amplia la versatilità. Quindi abbiamo 4 riding mode, come avere 4 sospensioni nella stessa moto. Come funzionano con le sospensioni elettroniche? Sì, diciamo che dalla prima multistrada su cui erano presenti le sospensioni elettroniche è stato fatto tantissimo lavoro sia a livello di hardware che di software, che noi abbiamo ingigantito a livello di funzionalità e dove gestiamo
rispetto a quello che è il dumping di base, che è molto ampio, certo. quindi possiamo andare da moto molto sfrenate, quindi sospensioni molto libere di muoversi, a super rigorose. Esatto. Quindi li agiamo di base variando la frenatura delle sospensioni in base alle situazioni di guida, e quindi ad esempio abbiamo dei contributi riguardo al trasferimento di carico sull'anteriore e sulla frenata, quindi contributo anti-dive o in accelerazione di anti-squat per contenere sempre i movimenti di cassa del veicolo. Oltre a questo andiamo a coprire le diverse esigenze che abbiamo in off-road, ad esempio il riconoscimento del salto, quindi la moto, quando la moto... Jump detection. Esatto, la jump detection, su cui tu hai lavorato tanto e che conosci. A quel punto, quando la moto estende tutte le sospensioni, noi riconosciamo la situazione e andiamo ad indurire le sospensioni per avere un appoggio filtrato e dolce a riatterraggio. Una volta atterrati riapriamo le sospensioni per avere una moto facile. Questo è un grande potenziale. Esatto, quindi suspension mode che si modificano in base al carico, quindi andiamo a riadeguare l'assetto della moto agendo sul precarico e sulle frenature anche in base al carico che viene portato sulla moto, quindi pilota, passeggero, borse, e adeguiamo il comportamento per ogni riding mode, quindi dal touring dove il comfort è indiscusso, certo, e allo sportivo, all'off-road, all'urban, quindi adeguiamo questa coperta, diciamo l'ampliamo tanto e rimuoviamo ogni genere di compromesso tipico delle sospensioni standard. Come ci ha accennato Ale, anche a me piace sempre dire, appunto, sospensione meccanica è una coperta che la tiri da una parte e scopri un po' dall'altra. Con le sospensioni elettroniche questa coperta la ampliamo e possiamo coprire tutte le varie aree di utilizzo. Grosso potenziale, grosso passo avanti. Altro tema, quello delle gomme. Il punto di contatto a terra chiaramente della moto, quindi è molto importante, lo vediamo per chi come te viene dal mondo racing, pista, lo vede diciamo fin da bambino, no? Ma anche nel mondo della strada è molto importante. Quindi abbiamo lavorato con Pirelli per ottimizzare le gomme per questa moto. Quindi spiegaci un po' questo tipo di approccio e come funzionano i test. Sì, diciamo che c'è una collaborazione stretta ormai da tantissimi anni con Pirelli, dove noi andiamo a sviluppare lo pneumatico assieme alla ciclistica e al veicolo in generale. Questo per dare proprio la miglior guidabilità alla moto e quindi renderla intuitiva, facile e sicura in ogni condizione di guida. Quindi da lì noi lavoriamo su diverse strutture. Non cambia il dettaglio, giusto? No, proprio... lavoriamo sulla struttura, parliamo di monotela, bitela, incroci diversi con angolazioni diverse, per dare delle caratteristiche di guida volute alla moto. Noi tendiamo a ricercare sempre ciclistiche molto neutre, quindi dove il pilota non deve agire tanto sul manubrio per mantenere la linea, per i cambi di direzione eccetera. Con Pirelli lavoriamo appunto in questa direzione per dare quella alchimia e guidabilità che tanto ci piace nelle nostre moto. E direi che il risultato è ottimo perché poi si traduce in facilità di guida al primo utilizzo, quindi feeling al primo utilizzo. Grazie Ale veramente per il tuo tempo, per il tuo lavoro che porta sempre degli ottimi risultati. E io adesso vado a prendere Marco Barbati e parliamo di comfort. Io vado perché lo sviluppo non si ferma mai. Giusto, ciao! Ciao, ciao! Sono insieme a Marco Barbati, ingegnere di sviluppo della Multistrada. Ci conosciamo da anni. Marco non è solo un ingegnere, ma partecipa anche dinamicamente, guidando la moto, ai test che facciamo. Adesso parliamo e facciamo un focus su quelle che sono tutte le attenzioni che abbiamo messo per l'uso turistico, quindi comfort aerodinamico, comfort di sella. Dici qualcosa Marco della sella, per esempio. Le selle abbiamo lavorato veramente tanto, facendo tanti chilometri insieme anche. La sella è un elemento fondamentale per il comfort, lo sappiamo tutti, e abbiamo lavorato molto su tutti gli aspetti. Di solito si pensa solo allo schiumato, a quanto è dura la sella, ma in realtà il tutto parte dal fondo della sella, quindi dalla struttura in plastica che c'è sotto, per poi venire alla scelta dello schiumato, la sua geometria, la forma è molto importante, e fino anche al rivestimento. Infatti, a proposito del fondo sella, mi torna in mente un aneddoto. Durante il periodo del Covid facevamo Bologna-Nardò in Puglia, dove c'è il centro tecnico dove facciamo molti dei nostri test, in moto, e provavamo schiumati diversi.
abbiamo trovato quello che ci piaceva, abbiamo riprovato rifacendo lo stesso test 10 giorni dopo e non avevamo più il feedback della prima volta. Abbiamo poi capito che era il fondosella che, passando da prototipale a definitivo, aveva cambiato un po' la rigidità, quindi la somma fra spiumato e fondosella non ci dava più quel feeling di prima e siamo ripartiti da capo a riprovare tutti gli schiumati con il fondosella definitivo. Questo per far capire l'attenzione al dettaglio in questo aspetto, che si può vedere per esempio anche sui gommini delle pedane, no Marco? Esatto, che sono differenziati tra pilota e passeggero. Pieni pilota e forati al suo interno passeggero. Questo perché essendo le pedane posizionate in due punti diversi sulla moto hanno bisogno di essere smorzate in due maniere differenti e quindi così abbiamo trovato il compromesso ottimale per pilota e passeggero. Quindi anche qui tanta attenzione, può sembrare che un gommino della pedana è un piccolo pezzo di gomma fatto e messo lì, ne proviamo veramente a decine, cambiando anche destro e sinistro o provandone uno diverso a destra e uno diverso a sinistra per sentire lo smorzamento delle vibrazioni, o il grip in ogni condizione, asciutto, bagnato, con vari tipi di stivali per esempio. E poi questo dato viene anche oggettivato con una serie di strumenti che regolano e leggono le vibrazioni. Oltre al feeling dei collaudatori abbiamo ovviamente tutta una parte di analisi strumentale, quindi con accelerometri e altri tipi di sensori, per dare dei numeri alle sensazioni. Infatti quando andiamo in giro abbiamo sempre dei gran fili e dei gran cavi, con tutta quella strumentazione, ecco, servono a rilevare tutti questi dati, tra cui anche le vibrazioni delle pedane per esempio. Comfort aerodinamico. Comfort aerodinamico abbiamo fatto tante ore di lavoro anche qui per garantire al pilota e al passeggero la massima protezione dai flussi d'aria e anche la minor rumorosità possibile, sempre per garantire un ottimo comfort di marcia. Qui siamo partiti. Infatti, qualità, non solo quantità di aria, ma anche qualità dell'aria. Quindi, soprattutto Marco, hanno fatto tanto lavoro per trovare delle piccole variazioni di forma per il massimo del comfort, vero? Esatto. Anche questa qua, ad esempio questa piccola variazione di curvatura del plexi che magari non tutti notano è stata introdotta apposta per diminuire la rumorosità percepita dal pilota sul casco dovuta ai flussi aerodinamici. E qui gran parte dello studio è stato fatto in Galleria del Vento, abbiamo fatto oltre 80 ore di galleria per poi comunque andare su strada e in pista a verificare quello che era il lavoro. Ad esempio questa è una modifica che è stata introdotta all'ultimo durante i test. Me lo ricordo. E capita di fare test con plexi asimmetrici o con attaccate delle modifiche proprio per sentire la differenza fra destra e sinistra e facciamo spesso provare le moto a persone di stature molto diverse, quindi abbiamo dal collaudatore diciamo molto basso a persone come me e Marco che siamo intorno ai 1,90 m, proprio per dare a tutti il massimo comfort possibile, sì, aerodinamico. Comfort termico, anche lì è stato fatto tantissimo lavoro. Abbiamo lavorato per gestire al meglio i flussi di aria calda e fredda nella moto, quindi a partire dal posizionamento laterale dei radiatori con la forma degli estrattori di aria calda, introducendo poi delle superfici che invece lavano il pilota con dell'aria fresca. Quindi abbiamo questi upwash inferiori che servono a portare dell'aria fresca verso le gambe del pilota, che adesso si possono anche chiudere nelle fasi invernali, quindi quando è freddo, per avere una sorta di riscaldamento per le gambe. Esatto. Fino a delle superfici interne che pescano aria fresca dalla parte anteriore della moto e la fanno uscire qui lateralmente, sempre per separare le due zone di aria calda e fredda e quindi gestire al meglio i flussi termici. Questa è stata veramente, Marco ne parla così un po', ma è stata veramente una genialata che hanno trovato, perché questo flap di aria fresca che spinge l'aria calda fuori fa veramente tanta differenza e non è così banale come soluzione. C'è stato uno studio, un testing, sì. Molto interessante. E poi c'è il cuore pulsante, il motore V4, 170 cavalli, ma veramente usabili da tutti, perché è stato fatto un gran lavoro, vero Marco? Sì, qui il focus principale della messa a punto del motore e dell'elettronica non è stato ovviamente quello della ricerca della potenza, ma di cercare il massimo dell'usabilità, della trattabilità e della facilità di utilizzo da parte di tutti di questo motore, che quindi, nonostante abbia comunque prestazioni di tutto rispetto, assolutamente, rimane comunque molto elastico e utilizzabile anche ai bassi regimi. E l'affidabilità anche del motore, tanto sì, certo, che stagliando più importante, no?
il primo check valvole viene a 60.000 km. Affidabilità del motore, che oltre che a banco viene testata nei test dove testiamo tutto il veicolo, che vengono in pista, su strada con accumuli chilometrici da centinaia di migliaia di chilometri, e anche in fuoristrada, che magari non è l'utilizzo principale di questa moto, ma per noi rappresenta un test molto gravoso per stressare tutto, sia veicolo che motore. Io quei test insomma li conosco bene e vi posso assicurare che sono molto molto gravosi, tanto che nel 2021 ho chiesto una multistrada V4 per correre il Trans Anatolia Rally con una moto di serie, perché ho detto sono convinto che possiamo arrivare alla fine cercando anche il risultato con una moto di serie, e così è stato, vincendo la categoria delle pluricilindriche, perché veramente i nostri test sono veramente molto molto duri. Bene, grazie Marco, e grazie dell'impegno che tutto il reparto mette, che te metti sullo sviluppo delle moto, che io conosco bene. In prima cosa siamo tutti degli appassionati e cerchiamo di mettere questa passione sempre sul prodotto. Grazie. Grazie. Abbiamo visto con Marco quelli che sono i test di affidabilità durante la fase di sviluppo di un nuovo modello, ma l'affidabilità non termina lì, continuiamo a fare test anche quando la moto è in produzione. Per questo è molto importante il reparto di Carlo, grazie di essere venuto. Grazie a te. Reparto motoflotta, di cosa vi occupate? Sì Andrea, il reparto motoflotta ha solo un obiettivo, quello di accumulare più chilometri possibili in sella alle nostre moto che vengono affidati ai nostri colleghi. Quindi internamente analizziamo eventuali problemi e feedback che ci sono dopo questo. Bello, questo è molto importante, quindi tanti utilizzatori diversi, sì, raccogliamo feedback e se c'è qualche problema interveniamo prontamente. Esatto, è proprio così. Grande. Sono veramente curioso di entrare nel dettaglio della multistrada V4S. Quante ne avete usate? Quanti chilometri avete fatto? Allora, abbiamo avuto in mano questo progetto per 2 anni. Sì. In 2 anni abbiamo avuto ben 14 moto, 4 di queste hanno raggiunto 100.000 km e con la migliore abbiamo raggiunto 200.000 km. In quanto tempo? E appunto in 2 anni. In 2 anni. In 2 anni. Guidando la moto in tutte le condizioni possibili e immaginabili, praticamente 375 giorni all'anno. E come si è comportata? E si è comportata, ti direi, in maniera eccezionale. E se vuoi ti faccio vedere un pezzo, che poi non è il pezzo, questo è il cuore della moto. Uno dei 4 è un pistone. Esatto, questo è il numero 2. Come puoi Questa vedere, è la moto 200.000 km. Esatto, è proprio lui. Direi, te lo faccio vedere perché direi notevole. Lo puoi ammirare, sembra nuovo. Qualità, chiaro, un po' di incrostazioni, ma questo è normale. Sì. Immagino ho usato benzine di vario tipo, di varie in giro per il nazioni. mondo, quindi ovviamente siamo passati da Capo Nord fino in Tunisia, quindi Quindi questa sabbia, moto di scarsa ha qualità. subito tutto, esatto. Veramente notevole. Hai altri pezzi da farmi vedere? Sono veramente curioso, questa roba. Faccio vedere il kit, che in realtà garantisce prestazioni elevate, soprattutto a livello di manutenzione. Certo. Qui ricordiamo il gioco delle valvole 60.000 km. è 60.000 km. E se guardiamo questa molla e questa valvola, Cioè, questa possiamo capire che sembra uscita potevamo non farlo di produzione. E anche la molla, direi, non si nota urti o nessun segno, quindi ottima qualità. Veramente vedere questi pezzi è interessante anche per me, perché insomma si lavora in tanti da sviluppatori, progettisti, ingegneri, collaudatori, no? Per il risultato di un progetto dove tante persone mettono tanto impegno, e vedere risultati a 200.000 km di affidabilità di questo tipo mi rende in parte anche orgoglioso. Devi essere orgoglioso, soprattutto come moto, tutti quelli che partecipano a questo prodotto. Questa moto l'ho anche guidata anche io e ti posso assicurare che era veramente un orologio. Un po' di queste incrostazioni le fate anche te. Assolutamente. Non solo queste, ho un altro pezzo da farti vedere, anche questo molto importante, anche lui ha subito degli stress molto importanti, questi di 100.000 km. Qui si parla di cambio. Questo è il cambio, nello specifico terza marcia dell'albero secondario, e anche lui, lui ha lavorato, direi, molto bene. Molto bene.
Alcune volte ci sono dubbi, no, sull'utilizzo del quick shift in maniera molto prolungata. Questa è una moto usata da persone, tra virgolette, normali, che lo usano in maniera molto diversa anche una dall'altra, che sicuramente hanno usato tanto il quick shift, ma il cambio non ha nessun problema nella parte di ingranaggi, Esatto. quindi è molto safe e oltre che dare un ottimo feeling di guida. Direi un risultato straordinario. Secondo me uno dei reparti come il vostro è molto importante per farci capire quanto stiamo crescendo nell'affidabilità e quindi il vostro lavoro è veramente molto importante, quindi grazie a tutti chi si rende disponibile a provare, a guidare le moto, che sia un piacere ma è anche una Ma ti dico responsabilità. un'altra cosa, se noi rimontiamo questi pezzi tutti quanti, che purtroppo la moto l'abbiamo smontata per essere analizzata, ma se noi li rimontiamo questa moto raggiunge tranquillamente 400.000 km senza batter ciglio. Direi che è super interessante. Quanti chilometri avete fatto in totale sommando le varie moto? 1 milione e 1 milione di 100. chilometri. 1 milione di chilometri, direi che è un bel test. Sì. Questo è, vi abbiamo fatto vedere i pezzi della moto 200.000 km, ma tutte le 14 moto della motoflotta si sono comportate nello stesso modo, quindi non è un caso, ma è veramente una questione di grande affidabilità. Grazie. A te. Spero che questa chiacchierata con i miei colleghi sia stata di vostro interesse e spero anche che vi sia arrivata la passione che tante persone hanno messo, centinaia di persone hanno messo nello sviluppo di un progetto come Multistrada. Dalla parte di ingegnerizzazione, di produzione, di testing, collaudatori. Ci mettiamo veramente tanto impegno e spero che questo vi arrivi. Vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!